Ciao e benvenuto di nuovo nella mia rubrica settimanale sui modi di dire in italiano. Ti ricordo che ogni settimana scopriamo insieme un nuovo modo di dire e li troverai tutti raccolti nella playlist che si chiama appunto Modi di dire sulla mia pagina. Oggi impariamo un nuovo modo di dire insieme che è tagliare la testa al toro. Tagliare la testa al toro. Ma che significa questa espressione? L'avevi mai sentita? Iniziamo subito a capire come utilizzarla. Tagliare la testa al toro significa risolvere una situazione in modo netto e decisivo, senza esitazioni o compromessi. Si usa quando è necessario prendere una decisione importante o risolvere un problema una volta per tutte, senza lasciare spazio a dubbi o ambiguità. Questa espressione la puoi utilizzare sia in contesti formali sia in contesti informali per indicare appunto una scelta o un'azione risolutiva. Per esempio, se c'è un problema complesso da risolvere, ma tu sei deciso a farlo, puoi dire basta, tagliamo la testa al toro. Significa che vuoi risolvere il problema subito con una decisione definitiva. L'espressione tagliare la testa al toro viene da un'antica tradizione veneziana. Dopo una disputa tra Venezia e il patriarca di Aquileia, un toro venne decapitato pubblicamente come simbolo di vittoria e soprattutto della fine di un conflitto. Quindi anche oggi si utilizza per indicare una decisione risolutiva e decisiva, appunto. La prossima volta che vuoi parlare di risolvere un problema in modo definitivo, puoi utilizzare questa bella espressione italiana per rendere la tua comunicazione più colorita e più interessante. Infatti, imparare i modi di dire è un modo molto utile per comprendere meglio l'italiano quando appunto lo parliamo in contesti locali con i nativi, sia per potersi esprimere al meglio quando abbiamo l'occasione di parlare questa lingua. È molto importante conoscere i modi di dire di una lingua che stiamo studiando perché ci aiuta a capire. Molte volte infatti non sono per niente logici, quindi anche se conosciamo il significato di quelle parole, messe insieme in un'espressione idiomatica, molte volte non hanno senso. Per questo motivo è importante e questo è anche il motivo per cui ho creato questa rubrica che ogni settimana ti propone un nuovo modo di dire. Ti consiglio di vedertele tutte e di farmi sapere qua sotto nei commenti se la conoscevi e soprattutto se ne esiste una versione nella tua lingua. Molto spesso infatti ne esistono alcune che si ripetono nelle altre lingue, chiaramente in altri modi. Ed è molto interessante confrontarsi, fammelo sapere nei commenti. Beh, per oggi è tutto, ci vediamo il prossimo martedì con un nuovo modo di dire, fammi sapere se lo conoscevi e ti aspetto qui sotto nei commenti. Ciao!